Abbiamo tanto bisogno di energia maschile. Io credo che è vero che i maestri dicono che è il genere femminile che farà questo che traghetterà l'umanità dalla vecchia era alla nuova, ma non potrà farlo senza il supporto del maschile. Questo va detto a chiare lettere. Tutti mi potrebbero dire, ah, ma non sei femminista. È il contrario. Oggi una vera donna getta un ponte all'altro sesso, perché se siamo in due un motivo ci sarà. Quindi abbiamo bisogno fortemente dell'energia maschile. Buongiorno a tutti, siamo alla sesta puntata di Agire e finalmente abbiamo una puntata seria, una puntata con persone serie di alto livello, gli uomini praticamente. Viva il patriarcato! E abbiamo con noi Andrea Fazzari e Cristiano Bignozzi e come al solito ci aiuterà insomma a conoscere i nostri ospiti Adele Caprio che insomma è la regia di tutta questa opera. È in rappresentanza del genere femminile. Finalmente, almeno online, sto nella stessa stanza con 3 uomini, sono felicissima perché, come stavo appena dicendo poco prima che cominciassimo, abbiamo tanto bisogno di energia maschile. Io credo che è vero che i maestri dicono che è il genere femminile che farà questo che traghetterà l'umanità dalla vecchia era alla nuova, ma non potrà farlo senza il supporto del maschile. Questo va detto a chiare lettere. Tutti mi potrebbero dire, ah, ma non sei femminista. È il contrario. Oggi una vera donna getta un ponte all'altro sesso, perché se siamo in due un motivo ci sarà. Quindi abbiamo bisogno fortemente dell'energia maschile. Quando avevo il centro yoga facevamo lezione un maschio e una femmina, proprio per avere un bilanciamento della lezione completo. Quindi senza l'energia maschile anche la nuova pedagogia non potrebbe fare niente. Ho invitato Andrea e Cristiano a raccontare un pochino la loro esperienza di ex studenti di Scuola Agire, che hanno fatto appunto tutto il percorso. Quindi io direi di iniziare dicendo perché avete sentito l'esigenza di fare questo percorso, che vi serve, cioè non vi serve a livello professionale probabilmente, perché o forse anche, perché poi bisogna dire che ha avuto o potrebbe avere anche un tipo di risvolto professionale, fare un percorso come Scuola Agire. Chi vuole cominciare? Andrea, cominci tu perché comincia con la A, il tuo nome. Sì. Allora sì, intanto buongiorno a tutti quanti. Sento il volume un po' basso di Andrea, voi lo sentite bene? Ok, allora niente cuffie. Dunque, dicevo, io questo percorso l'ho finito praticamente qualche giorno fa, perché cos'era? Era martedì sera che abbiamo finito. L'ho finito e l'ho cominciato per fondamentalmente 2 motivi. Cioè, uno, quello di immettermi in una rete di persone nuove dal punto di vista proprio spirituale, di intenzione, di impasto con la realtà, così come la sto vedendo io sempre di più. E 2, per entrare in contatto con una serie di conoscenze da mettere in pratica per quanto possibile proprio rispetto ai miei figli. Io ho 2 figli, uno di 13 anni e uno di 9, che frequentano le scuole pubbliche, hanno un curriculum, come dire, abbastanza tradizionale, istituzionale da tutti i punti di vista, scolastici, no? Quindi poi nel bene e nel male, perché gli incontri con i vari pedagoghi sono altalenanti. Però a me serviva, volevo appunto queste 2 cose che si connettono, una rete e la possibilità di avere gli strumenti per interagire e con la rete in un certo modo
e con la mia piccola rete familiare, quindi con la mia famiglia. Io sono divorziato, quindi quando sono con i bimbi sono solo con loro, insomma, ecco, siamo in 3, in rapporti a 3. Mi serviva questo, cercavo questo, ecco. Questo è il motivo per cui ho cominciato. Diciamo che vieni da un passato recente e forse anche presente di lavoro attoriale, cioè sei un ex lavoratore a tempo pieno nel teatro e quindi forse ti serviva anche almeno da quello che ho capito in quest'anno che abbiamo lavorato insieme, ti serviva anche un fare chiarezza, no? Nel tuo percorso personale. Sì, anche mi serviva un fare chiarezza. Stavo dicendo, dunque, la ridefinizione di identità e di professione anche nasce da 5 anni a questa parte, come per tantissime persone. Fare in un certo modo l'attore per motivi legati alle false credenze, alle paure che hanno tutti i miei colleghi a eseguire senza battere ciglio gli ordini che arrivavano. E dunque mi sono trovato, già ero un UFO, già lo ero prima comunque, per 17 anni che non l'ho mai vissute fino in fondo, di feste, di comunicazione, di fatti, quant'altro. E in questo caso sono uscito completamente. Dunque ho deciso di provare a organizzare una qualità di lavoro un po' diverso, che potesse essere utile anche agli attori, attraverso un'acquisizione di una maggiore coscienza, proprio grazie allo in questa acquisizione di coscienza, in questa giunta di acquisizione di coscienza, inesorabilmente occorreva che la aggiungessi io, a me, cioè che conoscessi meglio io con chi avevo a che fare e con chi poi avrei avuto a che fare una volta interagito con altri. E dunque da lì fondamentalmente è nato. E questo percorso Scuola Agire è perfettamente pertinente con questa mia ricerca di conosci te stesso, no? Sempre meglio e sempre più. Perché fino a poco tempo fa, e questa già è una novità, no? Che ha portato, fino a poco tempo fa ero da una parte padre e dall'altra uomo. Facevo un po' fatica, oggettivamente, a mettere insieme il mio fare il padre e il mio essere uomo, o fare l'uomo, non lo so, adesso non stiamo bene, però insomma, il mio essere padre e essere uomo. Quindi uomo aveva un lavoro, aveva degli incontri, aveva una vita, padre era, boom, quasi monoliticamente, oppure istituzionalmente, ecco sì, in un certo modo. E quindi, senza accorgermene, in realtà ero molto più prono a tante leggi, no? Leggi scritte e non scritte che arrivavano dal mondo circostante, ma anche da dentro di me. Quindi il percorso di acquisizione di coscienza, sia come professionista, no? Io non faccio più l'attore come l'ho fatto per 22 anni, lo faccio in un'altra maniera, sto cercando di usare il teatro per me e per gli altri. E non faccio più il padre come l'ho fatto negli ultimi 13 anni, perché quello che è arrivato in più, anche grazie a Scuola Agire, è vedi com'è, una sintesi in effetti, no? Cioè una commistione più naturale fra quello che era sempre stato una roba divisa in due, papà, uomo. Sì, come mettere dei vestiti separatamente, ma tu li puoi mettere insieme, non c'è bisogno di cambiarsi d'abito, ecco. Sì, esatto, o comunque se lo si fa, magari farlo più coscientemente, appunto, con più senso rispetto alla situazione, al momento, alla frase, al giorno, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Quindi fondamentalmente il percorso di Scuola Agire a me ha aggiunto coscienza, che non è poco, no? Rispetto a tanto, sì, a poter mettere insieme ciò che ho fatto e ciò che sono da tutti i punti di vista, di papà, di professionista, di uomo adulto. Bene, grazie Andrea. Sentiamo allora invece per Cristiano che cosa è stato, in modo che poi possiamo parlare del cosa vogliamo fare, del cosa andiamo incontro, di cosa vogliamo programmare per il futuro. Cristiano. Intanto buongiorno a tutti, anche per me. Sono un po' emozionato perché io non sono un attore, quindi il rapporto con il pubblico mi è un po' più complicato, però per me è Scuola Agire. Cioè io
incontrato Adele inseguendo un po' quello che stavo facendo qua anche per me la miccia, diciamo, all'inizio è stato comunque essere padre. Avevo una bambina aveva 3 anni Margherita quando ho cominciato il percorso di scuola Gire, perché Margherita io l'avevo inserita, per i motivi che tutti sappiamo, in un asilo, diciamo così, alternativo che potesse accogliere mia figlia, visto che aveva avuto una reazione avversa a un vaccino, e quindi siamo riusciti a cambiare il percorso grazie a questa cosa. E l'ho affidata a una maestra steneriana, quindi ho conosciuto l'antroposofia e mi ero cominciato a appassionare a questa cosa proprio perché da ingegnere, no? Quindi anch'io ho vissuto un po' questo scollamento e c'era qualcosa che non mi risuonava, cioè quindi le 16 ore di lavoro dal lunedì al lunedì in ufficio davanti al computer, e poi dopo quelle poche ore alla sera con la bambina. C'era qualcosa che non mi tornava, e io ho conosciuto poi l'antroposofia, che è tutta questa cosa molto scientifica, complessa, e quindi cercavo qualcosa di un po' più semplice. E ho conosciuto Adele, sono andato proprio a vedere in Sardegna, perché È stata la prima persona a venirmi a trovare in Sardegna, Cristiano. È apparso come un'apparizione su Campo Tagore. esatto, in quei momenti dove nessuno poteva muoversi. E Sì, siamo e lui camminava a andati. piedi scalzi, dice: sento il bisogno di sentire il terreno. Me Sì, lo quindi è ricordo proprio benissimo. stato un po' una scoperta. Lei, io ero andato lì proprio per conoscere un maestro steneriano che era stato invitato a questo campo insomma, molto alternativo, dove avremmo dovuto fare delle cose insieme, e poi solo un po' di conferenze alla sera davanti a qualcosa. Quindi mi piaceva anche questa idea un po' divergente di socialità, di stare insieme proprio per conoscersi. E cosa è successo? Adele ha presentato il corso di scuola Gire, e io lì in diretta ho detto: beh, sai cosa c'è, lo faccio anch'io, proprio per andare un po' a conoscere, perché il genitore non te lo insegna a fare nessuno, quindi ho detto: ma qui bisogna fare qualcosa per riuscire a accompagnare al meglio questa, questa creatura, insomma, quest'anima che già aveva chiesto aiuto per uscire da quello che era il convenzionale. Quindi da questo ho detto: ma allora forse per fare il genitore non è così facile, non è bene seguire quello che dicono gli altri. Come faccio ad essere un po' più consapevole a essere genitore? E ho intrapreso questo percorso, che è stato fantastico, perché comunque ha tante risonanze anche con l'antroposofia, con la conoscenza dell'uomo, cercare nell'interiorità, cercare di capire quello che possiamo portare nel mondo, solo attraverso una conoscenza anche di quello che non si vede, ecco, semplificando. E questo è stato l'anno dopo a quel campo, che insomma non si era riuscito a fare niente per i vari motivi. Attraverso il percorso di scuola Gire abbiamo fatto una costellazione familiare con Adele, e lì è uscito proprio il conflitto con il lavoro, quello che stavo facendo, come lo stavo facendo, non tanto con il mio talento da ingegnere, ma proprio con il modo di farlo. E da lì poi dopo sono riuscito ad avere 3 anni sabbatici fantastici, dove ho intrapreso poi il percorso che era più vicino a me. A Ferrara c'era questa scuola, cioè questo asilo steneriano, e tanti genitori chiedevano anche qualcosa di più, quindi cioè dare una possibilità anche ai bambini che uscivano da questo asilo di continuare un percorso. E niente, i genitori mi hanno sostenuto, sono diventato presidente di questa associazione, e abbiamo intrapreso proprio il percorso di istruzione primaria, quindi anche per il secondo settennio, quindi per i bambini dai 7 ai 14 anni,
dove io poi ho fatto Capite il cosa può maestro. fare un ingegnere? Capite cosa può fare un ingegnere? Può decidere di sostenere, aprire la primaria steineriana, perché tutto è possibile. Non è che dice, ah no, io sono ingegnere, questa cosa non la posso fare, ma chi l'ha detto? Cioè tu sei la dimostrazione che volere è potere. Però è un ingegnere Volere... uomo, sottolineiamo questa cosa che è importante. Va bene, ok, ma c'è un'energia propositiva, forse anche quello c'è. Sì, sì. Scusa se ti ho interrotto, Cristiano. Ma figurati, anche perché neanche nella scuola praticamente sono l'unico uomo, nel senso che comunque tutte le maestre sono donne, a parte il maestro di ginnastica, che quindi e quello è ancora uomo, quindi mi sono immerso e adesso dopo 3 anni, diciamo così, 3 anni sabbatici, poi ho detto anche, cioè, che comunque portare eh, la spiritualità, cioè, anche nell'ingegneria, insomma, un po' come missione, perché stare con i bambini comunque impegna tanto, serve tanta creatività e tanta conoscenza, e quindi sicuramente è una bella sfida stare con i bambini, soprattutto con i bambini d'oggi che chiedono tante attenzioni molto individuali, anche, cioè si va a riconoscere anche attraverso proprio lo studio dei pedagogisti della scienza dello spirito, si va proprio a riconoscere quanto i bambini siano diversi e quanto necessitano di creatività da parte dei maestri per portare a ognuno quello che serve individualmente, non pacchetti preconfezionati tutti uguali. Ecco. Questa è la grande scoperta che ho fatto e il grande impegno che ci sto mettendo nel portare a ogni famiglia, a ogni bambino con quei piccoli semini di conoscenza che possono cambiare i punti di vista. Ecco. È bella questa cosa che dici, voglio portare, fra virgolette, la spiritualità o la nuova pedagogia anche nell'ingegneria, perché pure questo, secondo me, è la Sì. sfida che ci viene data in questa epoca, che possiamo, come devo dire, portare questi semi in qualsiasi campo che riguarda la vita, no? Esatto. Questa grande traslazione che stiamo vivendo. Hai domande, Giuseppe, per i nostri amici? Allora, io la prima cosa che osservo è che comunque è vero, abbiamo due uomini, però ho colto tante parti femminili in loro, quindi secondo me poi è, come si dice, un mix fondamentale questo, ma anche nelle donne intelligenti si colgono molte parti maschili, quindi cioè, sono dei mix che o a livello animico esistono, oppure insomma non ci troviamo avanti a un uomo intelligente o avanti a una donna intelligente. Poi, premesso che tutto è relativo, penso che comunque sociologicamente e culturalmente, cioè non sto parlando di nuova pedagogia in generale, relativamente alla figura paterna e alla figura materna, io penso che su certi argomenti le donne sono più condizionate degli uomini e su altri argomenti gli uomini sono più condizionati delle donne. Perciò poi questo mix padre-madre è fondamentale nella crescita dei figli, perché ognuno porta una prospettiva e porta dei condizionamenti diversi o condizionamenti diversi. E quindi faccio un esempio, no? Cioè il maschietto è abituato a giocare a pallone nel terreno, a sporcarsi, a fare una serie di cose, invece la femminuccia è stata cresciuta che comunque tendenzialmente si deve truccare, deve usare un certo idratante per la pelle, e allora oggi vediamo invece che i bambini maschietti vengono femminizzati, tra virgolette, cioè io ho 2 campi di calcio qua giù in terreno e un campo di basket in cemento, e rompono di continuo i canestri del campo di basket perché loro devono giocare a pallone sul cemento, perché non possono tornare a casa perché si sporcano, ok? E quindi devono giocare sul cemento. E questa è una condizione poi che sono dei tempi che hanno dettato le donne, insomma, no? E quindi poi quando trovi un padre consapevole, e ripeto, non sto parlando di nuova pedagogia, dice ma che cosa stai facendo vicino alla moglie, poi no, su certi livelli si riequilibrano le cose se riesce a farle riequilibrare, perché poi tutto questo patriarcato io non lo vedo tanto, insomma, quindi... Neanche io. E quindi ci troviamo, a prescindere per esempio dal mio percorso di pedagogia, eccetera, cioè la mia figura come padre consapevole anche prima del 2020 è stata importante proprio in quest'ottica qua, cioè
i bambini oggi non possono andare in spiaggia e giocare con la sabbia perché si sporcano. Cioè noi siamo arrivati a un assurdo, no? E questi sono tutti i condizionamenti della società, della città, del cemento. Cioè noi dobbiamo essere sempre puliti, sempre, e poi alla fine cosa sporchiamo nell'essere sempre puliti? Forse sporchiamo qualcosa dentro di noi, no? Nel avere sempre questa pulizia, perché poi perdere il contatto con la natura, con la sabbia, con l'acqua, con la spiaggia, eccetera. Mi ha fatto ridere forse l'anno scorso andai in spiaggia, c'era una bambina bellissima, piccoletta, ed era col padre, e si mise a giocare nella sabbia e tornò nera. No? Cioè, in mente mia pensai, secondo me questo, mo che torna a casa, passa i guai suoi con la moglie, non finì neanche di pensarlo e disse, mo che torna a casa, a tua madre chi la sente? E io dissi, dille che è caduto nella sabbia e si è sporcata, insomma, perché poi devi trovare anche queste giustificazioni banali, no? Però fondamentalmente un padre poi deve affrontare la moglie e farle capire dove sta, capito? Questo è stato il lavoro che poi ho fatto con mia moglie, ma anche sullo studio avveniva questo, cioè nel senso che gli uomini, avendo questa interazione col calcio, con una serie di cose, cioè non è che danno quella giusta importanza allo studio, no, studio ma devo scendere a giocare, invece nel crescere come donne, insomma, no, cioè anche lo studiare ha una dimensione diversa culturalmente. E quindi anche mia moglie in relazione a mio figlio, cioè mio figlio doveva uscire come lei, no? E quindi poi non nasceva questa interazione di crescita tra di loro. A un certo punto l'ho fermato e ho detto, ma che stai facendo? Perché poi in tutto questo io sono molto più flessibile, no? Sulla questione scolastica di mio figlio, e mia moglie era più rigida perché poi è una persona molto intelligente, quindi poi ha cambiato rotta e mio figlio è cresciuto poi diversamente. Però poi mio figlio chi sceglieva sempre lei, cioè nonostante la sua rigidità, cioè dice ma tu sei masochista, ti vicino a lui, cioè ti vai a buttare nella... E quindi questo è quello che vedo, secondo me la figura del padre è questo, cioè portare le sue parti decondizionate insomma, al proprio partner, e poi viceversa anche la donna, perché poi anche noi abbiamo altri condizionamenti che possono essere poi quelli che sono stati decondizionati, perché il calcio è un condizionamento su certi livelli, da una parte ci ha decondizionato e da altri ci ha condizionato, è tutto relativo, quindi però la cosa che veramente mi ha colpito è leggere sia in Andrea che in Cristiano in delle parti femminili, e finalmente, come ripeto, sta uscendo una grande puntata di Agire con persone. Beh, quella a cui noi dobbiamo puntare è l'integrazione, è la psicosintesi delle nostre subpersonalità, no? E quindi la cosa, diciamo, come dici tu, ti trovi davanti a una persona intelligente quando è riuscita a ben interagire il suo lato maschile e il suo lato femminile, perché poi tutte e due hanno delle peculiarità che servono però in certi momenti, cioè certe subpersonalità che magari da noi sono demonizzate, magari però, per esempio, una delle più famose è la rabbia. La rabbia però a volte serve perché ti dà quella spinta a fare delle azioni che non faresti se non hai un forte momento di rabbia in certi momenti. Quindi è tutto utile, non esistono parti di noi che non servono. È invece sbagliato tenere parti di noi per sempre in cantina perché viviamo con pezzi che mancano. Quindi dobbiamo andare verso l'integrazione di tutte le nostre parti, perché se ce l'abbiamo, un motivo ci sarà. Io vorrei in chiusura fare un'ultima domanda sia ad Andrea che a Cristiano, che in base alla vostra esperienza di ex studenti di Scuola Agire, che adesso nella vostra vita, diciamo, state applicando delle cose, perché Andrea per esempio mi diceva che già il suo rapporto con i suoi figli è cambiato, Cristiano insomma, ha fatto questa grande rivoluzione addirittura di mettersi in prima persona nel mondo della scuola alternativa, diciamo mettendosi veramente in gioco. Adesso io vi chiedo, ma come uomini, perché è difficile che degli uomini inizino percorsi di pedagogia, è un campo più frequentato dal femminile dove sembra naturale, non è naturale, così naturale, cioè è naturale diventare mamme, ma come dice Ivanov, per diventare madri ci vuole la consapevolezza. Quindi non è così naturale fare bene questo ruolo, qualsiasi esso sia, madre o padre. E allora vi dico,
viene uno da voi, che consigli gli dareste in base alla vostra esperienza di persone che hanno fatto un lavoro su se stessi in questo campo? Vai Andrea. Direi di aumentare la calma. Quello che è successo a me è questo, aumentare la calma rispetto alle cose che si vedono dei propri figli o magari degli altri, io non lo so, non ho ancora un'esperienza. Però ecco, avere quindi maggiore fiducia in tutto quello che i bimbi fanno distanti da sé, distanti da quello che uno vorrebbe magari, provare a osservare oggettivamente quello che fanno, perché serve, perché effettivamente poi serve. Questa è una delle cose che ho imparato. Secondo te una persona condizionata in un certo modo riesce ad osservare? Riesce a osservare solo da un punto di vista, quindi si rischia di limitarsi, penso a me prima, cioè rischia di accecarsi tanti altri spiragli di osservazione. Osservare osserva, però osserva appunto, no? Tanto E quindi per aiutarlo ad osservare che cosa gli consigli? Di cercare una cosa buffa che sembra una sciocchezza, ma che sto provando di pensare fondamentalmente a che cosa succedeva quando avevi 13 anni, no? Quando avevi 8 anni, non lo so, io mi ricordo molto poco della mia infanzia, però per provare a ripensare che colori aveva il mondo per me quando avevo 12 anni, 13 anni, come vedevo le cose che succedevano. E ci sono degli eventi, questo dico perché sto provando a farlo effettivamente, sono degli eventi che hanno un colorito particolare di atmosfera, per cui tutto è tradotto secondo un certo colore, e magari per chi ha quell'età adesso le cose sono non simili, però come dire, la grana della fotografia è simile, quantomeno. Non so se mi sto spiegando. Sì, sì. Quindi tu dici entrare in un'empatia rispetto ai tuoi ricordi d'infanzia. Questo è il consiglio che tu dai a chi vuole capire meglio la relazione con i propri figli? E insieme alla fiducia in un progetto comunque celeste, che c'è, ha un senso, ed è molto 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 preciso. Va bene, grazie. Cristiano, che consiglio daresti, vista la tua esperienza? Con la mia esperienza il consiglio è un po' duro, come sai, gli antroposofi sono duri gli antroposofi. Si scontrano con la dura realtà, nel senso che lascerei più una domanda, nel senso che siamo sicuri che i maestri siamo noi e non i bambini, nel senso, i bambini vengono qua per insegnare a noi, questo è il consiglio che dico, i bambini vengono qua per insegnarci, e quindi ascoltate i bambini, osservate i bambini con altri occhi e imparate da loro, perché loro sanno quello che andranno a creare, il futuro lo creeranno loro e non noi con i nostri insegnamenti, cioè facendo dei piccoli uomini, i bambini come siamo noi, ma andare a cercare quello cioè andare a sostenere quello che loro veramente cercano, cioè tornare comunque anche un po' bambini, quindi che noi possiamo ricordare in effetti come vedevamo noi le cose, cioè noi come ritornare un po' bambini. E sicuramente i bambini oggi non vedono quello che vedevamo noi, purtroppo, nel senso che noi forse siamo stati una generazione ancora fortunata riuscire a vedere alcune cose, riuscirsi a sporcarci senza che venissimo sgridati o stare più a contatto con la natura sicuramente. Oggi questi bambini hanno bisogno di riagganciarsi un po' ai ritmi della natura, e se si lascia loro questo, cioè se a loro si lascia questo, noi possiamo vedere veramente di cosa hanno bisogno, e questo è un po' il consiglio che do, è di tornare noi bambini e capire che i veri maestri sono loro. Allora io chiudo, poi lascio la parola a Giuseppe che fa la sua chiusura, ma ricordiamo che la scienza dello spirito dice che fino agli 8 anni i bambini ricordano qual è la missione della loro anima, cioè il motivo per il quale sono venuti sulla Terra. Quindi basterebbe semplicemente osservarli per vedere e dare loro quello che gli serve per portare avanti la loro missione. Ma per fare questo bisogna decondizionarsi.
cioè bisogna essere capaci di osservare. E per essere capaci di osservare bisogna dotarsi di strumenti che purtroppo il MIUR non ci dà. Quindi bisogna assolutamente, per aiutare i nostri bambini, partire da noi stessi, toglierci tutti i detriti, che noi siamo degli specchi per i nostri figli. Dobbiamo toglierci tutti questi detriti che non permettono al bambino di specchiarsi in noi. E quindi il motivo per il quale poi alla fine Andrea e Cristiano hanno fatto un percorso è stato proprio quello di diventare più consapevoli di se stessi per poter poi fare sì che i propri bambini non siano caricati dei propri condizionamenti. E perché per riuscire ad osservare bisogna avere gli occhiali puliti, perché se no non vediamo niente. Ok? Quindi questo secondo me è l'intento di un padre o di una madre consapevole, anche di un insegnante consapevole, perché molte volte gli insegnanti portano in classe le proprie frustrazioni, i propri problemi. Ecco perché noi facciamo anche le costellazioni familiari, e non puoi permetterti di scaricare sui bambini le cose che tu non hai risolto nella tua vita. Quindi per aiutare i bambini bisogna comunque aiutare il nostro bambino interiore, e a quel punto siamo anche più in grado di aiutare i bambini nostri e degli altri. Giuseppe, vuoi chiudere tu? Ma io sinceramente ripeterei questo tipo di puntata, perché secondo me la prospettiva maschile è fondamentale, perché veramente abbiamo troppa prospettiva femminile. No, ma non lo dico penso che l'ultima domanda formulata in 6 puntate di Agire non ha mai formulato una domanda così difficile, e i due ospiti hanno risposto veramente in maniera, insomma, approfondita, e condivido poi il loro insieme di risposte, e in cui ci sono anche le mie. Vabbè, magari forse non le sto a dire, però veramente cioè, penso che quello che sia emerso è proprio il bisogno di mettere più al centro le figure maschili, perché come hai detto tu spesso, anche se poi i scienziati sociali che abbiamo avuto spesso sono figure maschili, ma si diceva che Einstein era la moglie che formulava tutto e lui le esprimeva, insomma, le cose, quindi e quindi secondo me è importante, perché queste interazioni di cui parliamo, queste integrazioni di cui parliamo, può avvenire soltanto in puntate come quella di oggi, in cui si vede l'altra, perché veramente cioè, questa figura dell'uomo spesso è sottovalutata a livello pedagogico, e quindi vabbè, ma lui non capisce niente perché è così, l'altro non, e invece oggi sono emerse 2 persone molto profonde, con parti femminili, perché senza quelle parti secondo me poi non sarebbe stato possibile, insomma, esprimere ciò che hanno espresso. E quindi me ne esco con un augurio, cioè l'augurio è di rivedere altre puntate così. Sono un po' stanco anche di tutte queste ospiti, no, sto scherzando. E poi, se la posso dire, viva anche il patriarcato. Ma più che il patriarcato, viva il maschile, viva il maschile, no? Perché quella del patriarcato, l'avete visto, è tutta una cosa fatta per la propaganda, no? Per abbattere il senso del maschile. Quindi per vivere bene ci vuole il maschile e il femminile. C'è anche chi l'ha messo per legge. Vabbè, ma sai perché però è anche vero che al patriarcato hanno dato delle connotazioni negative che forse poi non erano così. Sì, cioè, oggi sì, sentiamo patriarcato come cosa negativa, ma invece sì, perché è quello che vogliono fare. Però, ripeto, se uno vuole andare all'essenza su questa dimensione, esistono 2 polarità, il maschile e il femminile, che devono lavorare insieme. E questo crea l'essere umano. Questo ci stiamo scordando l'umano, ok? È fatto da 2 polarità, questo è. Peraltro anche Andrea, no, nella situazione che vive, ha avuto anche una forzatura ad essere, tra virgolette, su certi livelli, sia maschile e femminile, più di Cristiano, no? Perché comunque deve poi arrivare più velocemente a delle sintesi, perché comunque a volte si trova da solo a scegliere, no? Mentre Cristiano può, almeno penso, no, da quello che ho compreso da ciò che hai detto, no? Sì, il femminile di Andrea è dovuto comunque uscire di più, ovviamente. Esatto, sì. Non so, Andrea, anche se piccola chiosa, paradossalmente il lavoro per me è stato quello di aggiungere maschile,
da integrare nel femminile, perché per adeguarmi a un certo tipo di visione del mondo l'ho tanto tirato fuori il mio femminile, ma non sono soltanto quello, come nessuno che fuori di qui, chiaramente. Quindi sì, ha senso, senz'altro. Io mi sento di dire, uomini, tirate fuori il meglio di voi, perché il mondo femminile ha bisogno di maschi consapevoli. E detto questo, io direi di salutarci. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie per essere stati qui. Piacere.